Nuova puntata, facciamo finta che mi fa un sacco piacere per due motivi. Uno perché finalmente abbiamo di nuovo ospiti dal vivo, quindi quando sono di Torino, soprattutto in questi giorni, possono venire con noi e poi perché c'è un amico, quindi Marco Signoriti, benvenuto, come stai? Benissimo, buonasera Gianlu. Bene, e lui è un po' una mia scommessa perché voglio portare un po' in questa trasmissione, in questa puntata, tutta una serie di argomenti che trattiamo in amicizia. Noi ci facciamo delle grandi chiacchierate, spesso ci troviamo anche con altri amici comuni che salutiamo, ma anche in quali circostanze, perché partiamo di qui, così entriamo un po'. Oggi parliamo di psiconautica, ma quali sono un po' gli ambienti dove ne parliamo? Perché lui è un grande istruttore di shiatsu e quindi, Grazie. visto che stava cercando con scarsi risultati di trasmetterla anche a una capra come me che si era avvicinata in questo mondo, ma più che altro durante i trattamenti, perché io un po' come la revisione, almeno una volta ogni 2 settimane, una volta al mese devo fare la messa a punto. Nel fare la messa a punto del Tagliando. corpo si parla e quindi accadono cose, quindi entriamo in mondi inesplorati. Prima di partire alla psiconautica, raccontiamo qualcosa su di te, sul tuo percorso. Sì, io ho iniziato a interessarmi all'effetto, alla metodologia che studia gli stati alterati di coscienza, che è la psiconautica, durante il mio primo viaggio in Messico. Sono andato in Messico dopo aver letto i libri di Carlos Castaneda e la cosa che mi ha più affascinato è proprio questi insegnamenti del maestro di Carlos Castaneda che lui cita in questo libro, Don Juan, che sono questo approccio con le piante che venivano utilizzate per scardinare alcuni modi di pensare limitanti di Carlos. Quindi ne parlano di queste piante e dei loro effetti in modo molto speciale, perché è molto affascinante e misterioso allo stesso tempo. E quindi la relazione che aveva Don Juan con Carlos Castaneda e quindi con le, le sostanze che utilizzavano era molto particolare. Mi affascinava questo mondo, non solo l'effetto. Quindi grazie a tutte queste informazioni, poi ho letto tutti questi libri, sono stato così attratto da queste storie che ho deciso di partire per il Messico e studiarle, E sperimentare. Fra sperimentare. l'altro, anche qui, doverosissima la premessa. Noi facciamo finta, nel senso che trattiamo argomenti, li trattiamo in maniera abbastanza superficiale quest'oggi perché non vogliamo invogliare a, anche se aspettate la seconda parte di questa trasmissione perché per tutta la prima parte può succedere che veniate invogliati a, ma diciamo fin d'ora che quello è un punto di partenza, è uno dei metodi per arrivare a fare qualcos'altro, ma non è l'unico, quindi per alcune civiltà anche nella storia è stato il più semplice approcciarsi in questo modo, ma nella seconda parte della trasmissione tratteremo come arrivare agli stessi risultati senza l'uso di nulla, quindi di metodi alternativi. Quindi mai più che oggi rimanete collegati fino alla fine, ascoltate bene le parole e capite anche quello che è il nostro intento, perché entriamo proprio nella psiconautica, che come hai detto tu, andiamo un po' entrando nello specifico, quale può essere la prima porta attraverso quale sostanza, pianta o elemento ci vuoi introdurre l'argomento. Beh, come dicevi tu, è un effetto meccanico quello delle piante, quindi hanno un effetto perché hanno determinate sostanze e hanno un effetto perché noi stessi produciamo quelle sostanze, quindi vanno ad agire perché noi stessi, attraverso delle ghiandole che sono il nostro cervello, produciamo le stesse sostanze. Ce ne sono tantissime, sono nei funghi, nelle piante comuni, anche ad esempio una pianta che noi utilizziamo per insaporire i nostri piatti, che è la noce moscata, in una certa quantità ha effetti psichedelici. Quindi non dobbiamo andare tanto lontano per trovare le piante che hanno questo tipo di effetti. Ecco, Ci spesso si sono dice è una sostanza naturale, quindi non fa male, non ha effetti controindicativi. In realtà in No, in molte realtà società naturali. esatto, ci sono diverse piante, alcune di queste hanno degli effetti come appunto di cui vogliamo parlare, che è quello psichedelico, ma hanno anche degli effetti collaterali. La noce moscata ha degli effetti psicotropici, ma anche tanti effetti collaterali negativi. Le piante che invece in passato sono state utilizzate per avere delle esperienze fuori dall'ordinario, esperienze psichedeliche, erano quelle che avevano meno effetti collaterali negativi. Una di queste è ad esempio la salvia divinorum, che è un principio molto
molto leggero che no, l'effetto in realtà è molto potente, l'effetto psichedelico, ma non ha effetti collaterali negativi, non tanti, viene ben tollerata dal nostro organismo. Ecco, fra l'altro la salvia, adesso poi entriamo anche nello specifico, così riusciamo anche a metterti un po' a tuo agio, perché le conoscenze che ha sono tante e passando proprio dalla salvia ci sono delle analogie, dei posti in cui cresce, come diciamo, anche perché è una salvia molto comune per noi qua. Sì, sì, sì. La salvia è un aspetto molto comune, anche quella che contiene il principio attivo è quasi identica alla salvia che conosciamo, solo che cresce, è una pianta originaria del Messico ed viene chiamata Divinorum perché veniva utilizzata per le divinazioni, quando volevano sapere, ad esempio c'erano persone che scompaiono in Messico e grazie a questo tipo di piante facevano dei rituali per capire se questa persona veramente era stata rapita oppure era semplicemente scomparsa perché Quindi, era andata via, per insomma. accedere ad altre dimensioni, Sì, per altre... delle divinazioni, esatto, per non solo, c'era una famosissima sciamana in Messico che si chiama Maria Sabina, che era famosa appunto per utilizzare questi dei funghi che poi avevano effetti particolari e in cui lei riusciva a fare questi canti che riusciva a curare delle persone del villaggio. E adesso ehm, io sono stato lì 8 anni fa, ci sono ancora vivi i suoi nipoti che però vengono chiamati guardiani appunto della Salvia Divinorum, perché lei invece ehm, consumava dei funghi che lì sono molto, crescono in grande quantità in quella zona, la selva messicana. Senza entrare troppo nello specifico, ma come alcune sostanze poi vanno a interagire con l'organismo, c'è tutta una spiegazione chimica, c'è chi passa magari dal fegato, chi può alterare semplicemente delle sostanze in sé. Ma io quello che voglio farti raccontare è come mai proprio il Messico, rispetto ad altre zone, e se ci puoi raccontare un po' questo elemento comune tra più parti del mondo in cui accade qualcosa, in cui crescono determinati tipi di piante o di funghi o di sostanze naturali. Sì, il Messico per questo aspetto è un paradiso psichedelico perché la maggior parte delle piante che hanno questi effetti crescono lì. Poi, ad esempio, prima parlavamo della salvia, ma è curioso questo caso perché la salvia cresce anche in Sardegna. Ci sono delle similitudini in questo, no? Quindi È una torna la terra... Sardegna, spesso torna Mm. la Sardegna nelle nostre puntate come terra particolare, come energie particolari, come popoli che l'hanno vissuta e quindi anche qui si parla proprio di Sardegna, non di Italia, di Sì, Sardegna. in Sardegna si può ritrovare questa pianta che è molto raro, non so, ora io lessi un trattato appunto di uno studioso e lui aveva trovato appunto soltanto in queste due parti del mondo la salvia. In piccolissima parte cresceva spontaneamente, mentre è proprio originaria del Messico. Mentre i funghi che utilizzava Maria Sabina, il principio attivo, cioè la psilocibina, si può trovare anche in funghi che crescono qui in Italia. E quindi entriamo anche qui nello specifico. Fra l'altro c'è anche una correlazione tra Tropico del Cancro e Tropico del Capricorno ed entriamo anche nel vivo e nell'effetto di come agiscono queste sostanze. Sì, nei due tropici cresce un cactus molto particolare che ha questo effetto psichedelico, il suo principio attivo è la mescalina, che probabilmente non è così sconosciuto come il peyote e il San Pedro, che sono questi due funghi che vengono chiamati così, poi hanno dei nomi ovviamente specifici. Quindi peyote e San Pedro. Esatto, sono gli unici... Questo che stiamo sono vedendo penso che sia il peyote. Sì, questo qui è il Vediamo peyote. se poi abbiamo anche un San Pedro e capiamo anche le differenze. È un cactus particolare, è una forma di stella. Che adesso la nostra regia, mentre tu parli la nostra regia... Entrambi hanno questa sostanza, la mescalina, e vengono utilizzati in diversi modi dalle popolazioni locali. Quindi entriamo nell'ambito dello sciamanesimo. Mm. Sì. Personalmente raccontaci qualcosa sul Messico, dato qua facciamo finta, quello che lui racconta potrebbe anche essere romanzato, così ci togliamo da qualunque forma di imbarazzo. Raccontaci qualche esperienza pratica a livello Messico, cosa hai visto? In Messico prima di entrare in contatto con alcune di queste persone che vengono chiamate guardiani, sono guardiani di diversi lignaggi, quindi ognuno di questi ha una conoscenza particolare su tecniche appunto che alterano il nostro stato di coscienza.
Ho avuto la fortuna di incontrare ehm, dei guardiani di lignaggi diversi. Ce n'era uno che era specializzato nell'utilizzo dello specchio di ossidiana, che è uno strumento che veniva utilizzato attraverso delle ispirazioni, una matematica precisa. Con l'utilizzo di questo specchio si poteva entrare in stati alterati di coscienza, quindi poter vedere il futuro, prevedere qualsiasi avvenimento, conoscere il passato, quindi veniva utilizzato in questi modi. Poi ci sono altri lignaggi come quelli delle piante di potere, dove utilizzano tutte le piante che hanno questi effetti psichedelici per entrare in stati alterati di coscienza, ma non viene tanto preso in considerazione appunto perché è un effetto meccanico, mentre con l'utilizzo di altre tecniche, le respirazioni, i canti, il suono dei tamburi e altri, il processo era più naturale, non era meccanico, non avveniva attraverso l'utilizzo di sostanze. Ecco, adesso poi andiamo a parlare anche della differenza, mi dicevi, raccontavi dello yin e lo yang, quindi la differenza di un trattamento a livello maschile o femminile di una sostanza, come agisce a livello anche introspettivo piuttosto che più verso l'esterno. Approfondiamo questo argomento. Ogni pianta, ogni essere vegetale che nasce in un determinato ambiente ha degli aspetti che si possono capire studiando le piante dall'ambiente in cui crescono. Il fungo cresce in un ambiente umido, con poca luce, nel bosco, quindi il suo effetto non sarà completamente diverso dall'effetto del peyote che invece cresce in un ambiente arido, secco, solare, sempre luminoso, perché più luminoso, non sempre perché più luminoso che il deserto. Quindi hanno queste due sostanze, la psilocibina che è il fungo rispetto alla mescalina, hanno due effetti completamente diversi, vanno ad agire su degli aspetti differenti, appunto perché crescendo in un ambiente secco, arido, si concentra, quindi dà quel potere, cioè la capacità di concentrarsi molto profondamente grazie allo sviluppo del potere sensoriale, quindi verso l'esterno, un potere che va verso l'esterno. Yang si potrebbe definire. Mentre il fungo, crescendo al buio in un aspetto umido, è più vicino all'aspetto yin, quindi femminile, quindi mette in risalto più l'esperienza introspettiva, come dicevi tu, emotiva, eh, collegata all'aspetto più emotivo appunto delle emozioni. Più femminile, Sì, ecco, esatto. nel senso lato nel termine, ma entriamo ancora di più nello specifico, perché spesso queste esperienze, e io so che anche tu l'hai visto, si praticano in gruppi, quindi a livello sciamanico, ritualistico, in una sorta proprio di tribù, di gruppi di persone, e questo aspetto è diventato anche ormai celebre qua in Occidente con una bevanda che si chiama ayahuasca, ed andiamo anche un pochettino a parlare di questi argomenti, di che cosa accade, ormai è nota anche in Italia, ma parte proprio in quella zona nel Centro America, e che cosa accade, che cos'è l'ayahuasca. L'ayahuasca è una miscela di due piante. Una di queste contiene la dimetiltriptamina, che è la stessa sostanza che produce la ghiandola pineale di notte, La cosiddetta comunemente definita DMT. DMT, esatto, che come dicevamo prima appunto produciamo già in uno stato di buio, no? Di assenza di luce. L'altra sostanza invece con cui viene mescolata è una liana che viene chiamata ayahuasca, che contiene degli inibitori. Quando noi facciamo, mescolando questi inibitori, si può creare appunto questa esperienza psichedelica molto potente perché il nostro corpo non produce degli inibitori, perché produciamo degli inibitori per passare da questi stati di coscienza, no, tra lo stato di sogno, allo stato di veglia, allo stato di sonno. Produciamo degli inibitori per vivere la realtà in diversi modi, no? Vigili, rilassati, oppure in uno stato di sogno. E la miscela di queste due sostanze viene chiamata ayahuasca e ha un effetto molto potente rispetto a quello che ho citato prima perché ha una durata nel tempo molto lunga, quindi molto più difficile da gestire.
Ecco, ritorno un po' su quello che ci hai raccontato, perché intanto è interessante come queste esperienze vengano fatte di sera, perché questa sostanza ha effetto di notte, al mattino svarisce, ma tutta la notte Esatto. si fanno queste esperienze. E poi viene anche spontaneo, magari poi in altre puntate andremo anche ad approfondire, anche a livello chimico, scientifico, la precisione con cui queste tribù da tempo immemore sanno di alcune sostanze e addirittura sanno di alcuni inibitori, quindi sostanze che il nostro corpo va a produrre per andarle a bloccare, quindi vanno a aumentare la sostanza e a fermare chi la ferma, quindi è proprio un sincronismo perfetto per fare così in modo, quindi DMT è la sostanza che noi se cerniamo per sognare, anche che cos'è realmente un sogno andrebbe approfondito, perché nessuno è ancora riuscito a spiegare bene quando un essere umano sogna quello che accade. Ci sono, però io mi sono informato, ho cercato di studiare molte ipotesi, ma nessuno sa realmente che cosa succede. E in più in ayahuasca, che però poi raccontiamo anche qualche effetto controindicativo e soprattutto di quanto è forte l'esperienza per affrontarla, si racconta proprio di droghe legate a una sacralità, a una religione, perché poi molti raccontano, e vediamo se poi tu ce lo confermerai, di forme geometriche, di qualcosa che si apre, un po' un'esperienza mistica, e raccontano un po' questi mandala a livello anche indiano, quindi entriamo anche in un'altra parte del mondo che apparentemente non dovrebbe essere collegata in quel posto, in realtà poi vedremo in altre puntate quanto in realtà l'India è collegata a tutto il mondo, ma ne parleremo dopo. Dopo questa prefazione raccontaci un po' tu l'esperienza ayahuasca. L'esperienza con l'ayahuasca è un'esperienza che amplifica lo stato di sogno, quindi in quello stato lì eh, si vive il sogno in una maniera molto cosciente perché non siamo sia vigili appunto che il corpo estremamente rilassato, che questo stato di sogno continuo, quindi in questo stato possono accadere infinite possibilità, quindi si possono avere esperienze che riguardano il passato, quindi ricordare le incarnazioni precedenti, si può prevedere il futuro come è già successo, oppure eliminare dei traumi che condizionano la vita di tante persone. C'è chi è riuscito a disintossicarsi da dipendenze molto gravi grazie a delle esperienze psichedeliche con l'ayahuasca. Anche qui è d'obbligo, Gli l'ho già eff- detto inizio puntata, è un tramite, quindi nel senso spesso anche a livello personale si incontrano persone che pensano che quello sia il fine e rischiano un po' di perdersi in quell'aspetto lì. In realtà quello dimostra che c'è altro, ma bisogna arrivare anche in fretta all'altro, quindi non ci soffermiamo, anche perché poi la ayahuasca è una bevanda che all'inizio fa stare molto male, quindi raccontiamolo. Sì, si fa in gruppo, in realtà non è che il gruppo è importante, lo fanno un insieme di persone che possono essere tante, poche, io non ho mai approfondito la cosa, ma ci deve essere qualcuno che segue ogni persona, che possa prendersi cura del viaggio di ogni persona, un accompagnatore, un sciamano Che che, possa guidare un che po' guidi, l'esperienza. esatto, che guidi l'esperienza, quindi quello è fondamentale perché avere la conoscenza di quello che accade in una persona, dell'effetto di queste sostanze e di viverlo profondamente è l'unico modo per poter aiutare una persona nella stessa condizione. Quindi sono esperienze molto intense che non andrebbero mai affrontate da soli. E poi, come abbiamo detto prima, è una parte. C'è poi c'è tutta una serie di altre tematiche e altri metodi, anche perché poi tu studi lo shiatsu, quindi vai a cercare veramente quella che è l'anatomia umana, anche raccontata in altri popoli, quindi entriamo anche un po' in questo argomento. Sempre che tu non voglia ancora aggiungere qualcosa in ambito psiconautico, psicotropico per questa puntata, stiamo facendo una carrellata, vogliamo ancora citare qualcosa o andiamo direttamente dall'altra parte del mondo? Volevo solo aggiungere che, come dicevi tu, queste sostanze per il nostro corpo sono nuove, quindi quando le assumiamo la reazione è sempre individuale, possono essere anche dei momenti molto intensi dal punto di vista del dolore e della sofferenza fisica, quindi non è una cosa da prendere alla leggera, come dicevi tu, perché alcune di queste sostanze hanno degli effetti collaterali, possono avere degli effetti collaterali gravi. Bene,
Arriviamo invece in Cina, o arriviamo anche in India con la Ayurvedica, ma rimaniamo in Cina perché, perché tu con lo Shiatsu in realtà studi tutta una serie di componenti nell'ambito psicofisico e riesci proprio a trattare, quindi entriamo anche in questo argomento Shiatsu, agopuntura e anche tutta un'altra serie di pratiche che io ti ho visto praticare, non mi ricordo il nome, quella con le coppette per esempio. Sì. Parliamone, così arriviamo... Beh, la pratica della cooptazione è una pratica molto più antica che non viene solo dalla Cina e dal Giappone, ma appunto viene utilizzata da tantissimo tempo, ancora prima dell'agopuntura. L'agopuntura viene appunto dalla medicina cinese, è il trattamento con gli aghi dei punti vitali che scorrono lungo dei fiumi chiamati meridiani energetici, che appunto come nel video potete vedere sono delle mappe, no? E lungo questi fiumi ci sono questi punti vitali, questi tsubo in giapponese, perché lo tsubo in Giappone si studia l'agopuntura, ma si tratta il punto non con degli aghi, ma con la pressione delle dita. Quindi shatsu appunto significa la pressione esercitata con le dita, o con la stessa radice cuore, quindi anche la pressione esercitata col cuore. E arriviamo qui, anche perché fra l'altro noi abbiamo anche una radice comune, che è quella della Muay Thai, da cui poi tutto è partito. Ma ti sei messo a studiare e hai, sicuramente rappresenta un tuo viaggio introspettivo e di ricerca che è passato dal Messico, ma che poi si sta specializzando in tutta questa serie di discipline che hanno a che fare con la fisicità e anche con altri aspetti dell'essere umano, quindi con i cosiddetti corpi sottili. E so che stai approfondendo parecchio, quindi ci sono tutta una serie di discipline o di teorie che in Italia si conoscono poco, fra l'altro anche la psiconautica non è del tutto semplice argomentarsi perché in italiano esiste ancora poco, quindi spesso si trovano testi da tradurre o traduzioni di traduzioni. Ecco, e questo vale anche su alcune tecniche che magari poi andremo ad approfondire con te, oltre al come si può, tra virgolette, trascendere, andare oltre il nirvana, quindi trascendere la foresta, la mente, e quindi sia in India che in Cina ci sono altre tecniche. Facciamo una panoramica veloce sui metodi in cui si può arrivare alla stessa meta ma con strade diverse. Beh, la conoscenza arriva sempre dall'India, insomma, poi si è spostata, no, nelle zone limitrofe e è stata, insomma, adattata alla popolazione, no? In questo caso in Cina utilizzano il Tai Chi, il Qigong, tutto lo studio di queste arti interne che permettono anche di poi ottenere delle condizioni mentali divine, no? Uno stato mentale molto elevato grazie all'utilizzo di queste tecniche energetiche, che in India è lo yoga, è questa scienza spirituale che aiuta a raggiungere il nirvana, appunto di andare oltre. Andiamo anche a toccare quella che è una tecnica, perché spesso si vedono, l'accenniamo solo, giusto per farvi sapere che esiste quando vediamo, si vedono anche le immagini di chi va a meditare sotto una grande cascata, quale può essere anche una spiegazione e che tecnica sta eseguendo. Beh, questa tecnica la utilizzavano i giapponesi, stavano diverse ore a meditare sotto le cascate. Io vorrei avere più informazioni su questo argomento, ma penso che sia per il principio dell'idroelettrica, ma che non sta a me spiegarlo ora, perché potrebbe essere questo, no? Il principio che fa circolare l'energia verso l'alto e ottenere questi stati meditativi molto profondi. Quindi l'energia che è nell'acqua, l'energia Sì, cinetica, sì, a lungo andare potrebbe andare a interagire con quello che è il corpo sottile, con le energie dell'essere umano in sé, per risvegliare qualcosa. E si ritorna anche qui alla vecchia Kundalini che tanto conosciamo, i chakra, la postura e anche a livello proprio di massaggio che tu vai a interferire proprio con queste energie qui. Perché quando vai a trattare qualcuno, io l'ho visto fare, l'ho anche provato, vai a smuovere proprio alcune sensazioni, emozioni, quindi si vanno a toccare degli argomenti che sembrano tanto new age, ma in realtà poi è pratica. sì, esatto, è una tecnica molto pratica quella dello shiatsu. E appunto esercitando una pressione concentrata, perpendicolare, costante su questi punti vitali, può avvenire uno sblocco di questo flusso, quindi di questa energia che in quei punti probabilmente era bloccata o non scorreva bene, e quindi liberare delle emozioni, dei ricordi che prima invece non avevano avuto insomma, modo di fluire perché
l'energia vitale non aveva fatto il suo corso. Questo dipende da tanti fattori, dallo stress, il corpo ha bisogno di energia per poter fare un passaggio evolutivo, di superare traumi che vengono da stress, da posti, persone. Questa oggi vuole essere solo una panoramica, ma sono elementi poi anche molto pratici, perché l'abbiamo anche raccontato, psiconautica, effetti di alterazione della coscienza venivano usati anche in guerra e sono usati anche tuttora. Abbiamo visto anche di recente qualche articolo che ne parlava, si tenta di fare anche il superuomo, il super soldato, anche proprio con l'utilizzo di sostanze. E poi anche qui si potrebbe entrare anche in ambito chimico, sfiorando leggermente anche quello che è l'LSD e il suo reale significato. Però sappiate che tuttora, anche poi in base alla quantità che se ne usa, c'è anche un po' questo dibattito in corso su queste microdosi di LSD che i più grandi manager a livello di Stati Uniti pare essere un po' una consuetudine. Tutti usano a livello di assunzione di microdosi costanti di LSD per mantenere il manager performante, quindi non per alterare la coscienza, ma per stare proprio nel pratico. E quindi questo è un argomento che sicuramente andremo ad approfondire quest'oggi. Io so che ti ho catapultato in un mondo, perché io fra l'altro se so queste cose è grazie a lui, ma la telecamera d'altronde so che è un mondo particolare, e quindi la nostra amicizia è quella: lui mi insegna le cose, io ti insegno a parlare di fronte alla telecamera e ai nostri amici a casa. Però questo è solo l'inizio, sappiate che ci sono anche degli argomenti in cui l'ultimo che voglio trattare, lui studia anche proprio gli effetti sul freddo, sulla respirazione, sono delle tecniche anche innovative. Il digiuno, facciamo una carrellata, proprio citiamo, perché Sì. potrebbero essere argomento di prossime puntate. Beh, attraverso la respirazione, questo metodo è diventato molto famoso grazie a Wim Hof, attraverso delle respirazioni molto semplici, si possono vedere tanti video su internet, si può modificare eh, consapevolmente, si può indurre una sorta di stato alterato, quindi questo ci permette poi di controllare delle parti più sottili, quindi di riuscire, come ha fatto Wim Hof, a controllare poi la sua temperatura interna, quindi a riscaldarsi, a non sentire più il freddo, cioè a sentirlo ma non a viverlo in un modo completamente diverso. Quindi a risvegliare quello che è il C, e quindi andremo anche ad approfondire. E poi ancora una cosa che voglio che tu possa citare è l'utilizzo del digiuno. Il digiuno è sicuramente una tecnica antichissima, ci sono tantissimi libri, ma volevo parlare di quello che mi ha ispirato di più, che è quello che è stato tradotto da poco in Italia di un dottore siberiano, il dottor Filonov, Sergei Filonov, che lui affronta il digiuno secco, che secondo me è quello più efficace tra tutti i tipi di digiuno, e il libro contiene più di 700 pagine e spiega perfettamente tutto questo processo, quello che avviene durante l'assenza di acqua e cibo, Beh, ovviamente sono tecniche da conoscere molto e a bene, studiare, però certo. quindi ora abbiamo fatto una sorta di volo dall'alto, una panoramica, abbiamo toccato alcuni punti, sempre perché entriamo in punta di piedi anche nel nostro canale, nella nostra trasmissione, con delle tematiche che sono controverse, ma che è giusto conoscere. E quindi oggi abbiamo Esatto. anche inaugurato un nuovo filone per chi magari è ancora, soprattutto in quello che è il canale YouTube. Fra l'altro iscrivetevi a Facciamo Finta Che, c'è su YouTube, su Facebook, su Instagram, anche su altri social, quindi andate a vedere, c'è proprio il filone primi passi, ed è la ragione per cui sorvoliamo dall'alto. A mano, anche con quelli che sono i vostri feedback, scendiamo più nello specifico su alcuni argomenti, e quindi abbandoneremo quella che è la playlist primi passi per approfondire, per entrare in singole tematiche, e quindi vediamo quello che succederà. Io per ora ti ringrazio, Marco, per questo primo argomento, primo passo verso un nuovo percorso. Sono veramente curioso dei vostri feedback e dei vostri commenti. Scriveteci, sapete dove trovarci, e quindi c'è anche un po' un dialogo con voi. Vi ho presentato Marco e sono contento di questo. Andiamo in sigla. Appuntamento alla prossima puntata.